Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere che messaggio c'è per voi, che messaggio avete bisogno di ascoltare. Abbiamo tre tipi di scelte, tre cristalli. Il primo è un quarzo di sodalite, il secondo quarzo è una labradorite e l'ultima pietra è una similpirite. Bene, scelta 1, scelta 2 o scelta 3. Se vi sentite attirati anche da più di un quarzo, potete ascoltare anche più di una lettura. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il quarzo di sodalite. Come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Per chi fosse interessato, sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che partirà a gennaio. Se volete sapere come funziona, vi consiglio di ascoltare il video di cui trovate il link qui sotto. Bene. Ok. Allora, la prima carta ci dice Yin, carta numero 2 e 14. A dire il vero. Interessante. Andiamo a vedere anche con i tarocchi che cosa vi dicono. Perché la carta Yin è una carta di forte femminilità, di forte ricettività. Andiamo a vedere con i tarocchi. Ok. Facciamo così i tarocchi li metto sotto, che sennò si vede il riflesso. Allora ragazzi, abbiamo un imperatore, un 2 di spade, un 4 di coppe e la carta della morte. Wow! Allora, è interessante perché qui sopra negli oracoli avete una carta Yin, che è una carta di forte femminilità, mentre qui avete l'imperatore, che in realtà è una carta molto maschile, con un'energia molto forte, molto determinata, direi anche, no? Allora, quando ho visto le prime due carte, ho avuto come la sensazione che qui ci sia qualcuno che abbia bisogno di iniziare ad ascoltarsi e a comunicare quello che non è proprio in linea con sé, con se stessi. Prima di tutto bisogna ascoltarsi, bisogna essere ricettivi, bisogna prendersi quel momento di ascolto anche interno, per poi avere la capacità di capire che cosa è in linea con voi e che cosa invece non è in linea con voi. La carta di A dire il vero, se ci fate caso anche nella rappresentazione, ha una maschera sotto. È come se ci fosse la necessità di aprire il cuore, in questo caso, perché la finestra diciamo è nella parte del torace, o anche la bocca, cioè di parlare e di comunicare quello che realmente è la vostra volontà, quello che è realmente la vostra essenza, sento. In effetti poi qui abbiamo l'imperatore, il 2 di spade, il 4 di coppe e la morte. Allora, la carta dell'imperatore mi dice che c'è una situazione piuttosto consolidata in realtà, possono essere anche questioni, diciamo, regolamentate, probabilmente è un qualche cosa che, una situazione, una regola, una quotidianità mi verrebbe anche da dire, o per qualcuno potrebbe essere un contratto, magari anche una casa, una situazione che comunque è già ben stabile e consolidata, no? Però ecco, qui c'è il bivio, c'è questo, anche questa carta Yin è un 2. Ehm, la carta del 2 di spade è una carta di forte dubbi. In effetti la figura è bendata, agli occhi coperti in questo caso, non è proprio una benda però. E quindi qui c'è qualche cosa,
o che non volete vedere o di cui non siete a conoscenza, oppure che non volete percepire di voi stessi. Quando ci sono le figure, diciamo, bendate, si parla di qualche cosa che non si vede o di dover rivolgere lo sguardo all'interno, ok? Perché in effetti qui con il 4 di coppe ho la sensazione che qualcuno stia aspettando un movimento dall'esterno, stia aspettando che qualcuno, come vi posso dire, indichi un po' la strada, mentre qui il punto è che avete bisogno di guardare dentro. Guardate, l'imperatore, come vi dicevo, parla di qualcuno che ha consolidato qualcosa, ma è anche qualcuno che ha costruito questo qualcosa secondo le sue regole. Quando c'è l'imperatore si parla di creare le proprie regole, ok? Creare la propria stabilità, la propria realtà anche. Con la carta della morte c'è il bisogno di rigenerare il modo di pensare, no? Anche perché qui abbiamo un 2 di spade, c'è questa energia un po' pesantuccia, mi verrebbe da dire, a livello mentale, e probabilmente la morte qui serve proprio per datemi una carta per la morte. Per rallentare, cioè scusate, non rallentare, per cambiare, ecco, quante carte. Mago al contrario, fante di coppe e asso di denari. Allora, è interessante perché sia il mago che l'asso di denari sono due carte di inizi, però una è al contrario e l'altra è al dritto. Ho la sensazione, che sì, sempre di più, che sia la parte mentale da dover un attimino elaborare, perché quando c'è il mago parla anche di legge di manifestazione, legge di attrazione, e qui con queste due carte, col fante di coppe e l'asso di denari, sento che c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, c'è la possibilità, probabilmente qualcuno ha anche già fatto qualche cosa perché questo tipo di realtà inizi, perché questo tipo di cambiamento che vedevamo qui dia poi adito a una trasformazione come la carta della morte. Però il fatto che ci sia il mago al contrario, ehm, ecco, mi, mi dà la sensazione che siate ancora nella fase di individuare il perché non state bene e quale sia la vostra realtà. Questo asso di pentacoli c'è potenzialmente, ok? Quindi c'è qualche tipo di nuovo inizio, qualche tipo di dono. Il fante potrebbe rappresentare comunque una persona che vi viene in aiuto in questa situazione o eh, in questo particolare momento della vostra vita. Lo sento per molti come un nuovo tipo di inizio, perché abbiamo comunque la carta della morte, abbiamo comunque il fante, abbiamo un asso, il mago c'è, anche se è il contrario, però è una sorta di trasformazione che andrete a vivere. Dovete un attimino, secondo me, rifocalizzare, rivalutare, ecco la parola esatta è rivalutare quello che è per voi la stabilità. Andiamo a vedere Osho, che cosa ha da dirvi. Andiamo a vedere ancora due carte di Osho. Io intanto vi voglio ringraziare come sempre per tutto il sostegno che mi date attraverso i like, i commenti, le condivisioni, le donazioni, perché ogni tipo di supporto per me è molto importante, quindi grazie davvero a tutti. Oh, guardate, è di nuovo uscito l'imperatore che nel mazzo di Osho, wow, nel mazzo di Osho è molto interessante perché si chiama il ribelle. Poi abbiamo una nuova visione, noi siamo il mondo, volgersi all'interno e abbondanza. Wow, sono bellissime carte, devo dire comunque. Il volgersi all'interno, il 4 di coppe e l'imperatore, queste sono
le energie, diciamo così, che avete per la maggiore, se vogliamo. Le altre sono carte comunque molto belle, però ecco, la sensazione è quello di dovete creare le vostre regole in questa situazione, in questa relazione o anche nella vostra vita. Adesso dipende poi ognuno da come lo applica alla propria realtà, ok? Però qui c'è la carta dell'appeso anche, che in questo mazzo viene chiamato la nuova visione. C'è un mondo nuovo e qui anche di nuovo noi siamo il mondo, un 10 di denari, una carta di compimento, ragazzi. Sì, c'è proprio bisogno di rivolgersi all'interno e trovare la propria abbondanza, cambiare il proprio modo di agire, di manifestare le cose. C'è qualche tipo di realtà qui che va cambiata, dovete trovare le vostre regole, la vostra autodisciplina. Perché poi qui c'è la nuova visione, il contratto, l'unione, l'abbondanza. L'abbondanza c'è anche qui, ma anche il 10 di denari è abbondanza. Questo è ora di denari. E sento che qualcuno potrebbe anche venirvi in aiuto, in questa situazione. Se non da un punto di vista proprio economico, magari da un punto di vista pratico, però sì. Bene, un ultimo koan per chiudere la lettura. I koan zen sono messaggi tibetani su cui i monaci meditano e sono ottimi spunti di riflessione. Allora, per la sodalite andiamo a vedere. Ok. L'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Interessante. Questa volta non vi darò io l'interpretazione. Scrivetemi voi nei commenti come interpretate. Guardate, ve la lascio qui così potete fare lo screenshot. Scrivetemi voi come interpretate questa lettura per voi nella vostra situazione. Bene, amici della Sodalite, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la pietra della Labradorite. Come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo e poi i tarò. Wow, tutto ciò che brilla. Carta numero 16. Ragazzi, questa carta parla delle illusioni fondamentalmente, di non farsi incantare, se vogliamo, no? C'è qualche cosa che brilla ma non è di valore in questo momento. Il messaggio che avete bisogno di sentire è probabilmente quello di valutare bene quello che avete davanti perché non è così bello come potrebbe sembrare. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono e poi andiamo a vedere anche qualche carta conosce. Allora, abbiamo la regina di coppe, il cavaliere di spade, il re di spade e il fante di coppe. Solo figure, devo dire. Allora, potrebbero essere tutte persone in effetti coinvolte ed è un po' come se vi dicessero attenzione alle persone che avete intorno adesso. Ma se fossero energie, ho come la sensazione che si riferisca a come muoversi in riferimento a una determinata persona. Nel senso che, scusate, sto un attimo cercando di capire una dinamica. Datemi un'altra carta per questo fante di coppe. 9 di bastoni e 5 di spade. Allora, ho come la sensazione che ci sia, che sia una relazione innanzitutto, non proprio una situazione, o diciamo l'energia che va per la maggiore è per le relazioni qua.
Ehm, questa regina di coppe può far riferimento a una vostra attitudine, a un vostro modo di sentirvi, a un vostro ruolo anche. Normalmente la regina di coppe può parlare di un ruolo materno, di una persona che comunque ha a che fare molto con quello che è il lato spirituale, la guarigione, la maternità, l'amore di una madre che cura, no? Però ho la sensazione che sia un po' un ruolo che vi stiate dando. Mm? O se fosse una persona esterna, è un ruolo che ha questa persona esterna. Il punto qual è? Che come vi posso dire? Credo che questa persona stia nascondendo qualcosa, ma non in senso negativo. Se avete l'impressione che questa persona tenda a scappare, che non sia presente, che diciamo abbia un po' l'attitudine di questo cavaliere di spade, no? Che quindi sia determinato, però anche un po' troppo avventato. Ehm, ecco, vi dirò che è solo una vostra impressione, in realtà la persona è molto più matura di quello che voi crediate. Che sia la persona o che sia una situazione, se siete voi che state cercando di gestire una situazione magari dalla quale vorreste scappare, tenete presente che avete più potere in mano di quello che non stiate realizzando, ok? Questa carta, è vero, normalmente è per definire che si sta guardando qualche cosa che brilla tantissimo e che in realtà non ha il valore che gli state dando. Ma in questo senso, vedendo queste carte, è un po' come se ci fosse un'idea che vi siete fatti di qualcuno che in realtà non è quella reale, perché questo qualcuno sta nascondendo una forte rigidità mentale. È come se fosse una persona che non è molto in contatto con se stesso o con se stessa, è una persona fredda, perché l'energia è quella del re di spade, quindi fredda, determinata, calcolatrice, organizzatrice, deditissima al lavoro, bravissima nel condurre, nel gestire, ok? Sento che però, avendo questo fante di coppe che o può riguardare dei figli per qualcuno, oppure potrebbe riguardare il fatto che c'è bisogno di, come vi posso dire, di farsi avanti, di iniziare a mettere in chiaro le cose, ok? Perché il 5 di spade mi parla di una sorta di confusione, di una sorta di anche sapete quelle discussioni un po' sterili dove magari si parla, si discute, si urla, ma alla fine non si trova un reale accordo per le parti? Quella è la vittoria della mente ed è esattamente l'energia del 5 di spade. E anche qui con il 9 di bastone abbiamo un'energia di difensiva. È un po' come se doveste, come vi posso dire, osservare meglio la situazione, conoscere meglio questa persona o questa relazione, cercare di capire il perché di certi motivi, perché sento che poi parlando, comunicando, cercando di definire quelli che sono i vostri paletti, i vostri obiettivi, è il modo migliore per riuscire a mandare avanti questa relazione con questa persona o questa situazione con questa persona. Andiamo a vedere i tarocchi di Osho che cosa dicono. Vediamo se riesco a dirvi qualche cosa in più. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che mi sostengono sempre, con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le donazioni. Quindi grazie davvero a tutti, perché ogni tipo di supporto per me è molto importante. Il coraggio, una nuova visione e il confronto. 5 di spade, 5 di spade, eh? E in questo mazzo specifico parla del fatto che non ha senso fare il confronto tra un albero e un bambù. È vero, sono due esseri vegetali ma completamente diversi tra di loro, sia per sostanza che per forma, che per colore, che per caratteristiche. Quindi è un confronto che non si può... Oh, c'era anche questo. È un confronto che non si può fare
fondamentalmente. Guardate, da un lato ho la sensazione con queste carte che abbiate la voglia di iniziare qualche cosa di nuovo, di iniziare un nuovo modo di pensare. Questa è la carta dell'appeso, quindi c'è voglia di consapevolizzare, di prendere il coraggio a due mani, giustamente perché se dovete fare questa comunicazione, che sia bella o brutta, cioè che sia il ok, io permetto a te di entrare fino qui perché da qui in poi non rispetti il mio spazio, che è un po' quello che sento qui. Dall'altro lato, con il confronto e la solitudine, sento che vi sentite un po' soli nell'affrontare questo tipo di lotta personale, se vogliamo. La solitudine, la carta dell'eremita, parla di cercare la vostra verità all'interno di voi. Molte persone credo che abbiano delle lotte interne importanti, importanti, però secondo me la carta dell'appeso qua vi dà l'occasione di poter vedere le cose da un altro punto di vista, sapete. Andiamo a vedere un ultimo oracolo, un koan, che sono messaggi su cui i monaci buddisti meditano. Vediamo che carta vi danno. Ah, questa carta io la adoro. Mu. Allora, letteralmente questa carta, la traduzione letterale di Mu, diciamo che si può riassumere con Ni, ok? Quindi non è né sì né no. Ora, come ho fatto nel primo gruppo, vi lascio questa frase su cui meditare, sarete voi a scrivermi sui commenti come per voi può risuonare nella vostra vita, come a voi può servire come spunto di meditazione, ok? Ve la lascio qui così potete fare lo screenshot. Molto semplice. Bene, cari amici, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la pietra di similpierite. Come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Bene. Ok. Abbiamo un bivio, tagliare legna e orfani. Oh wow! Carta numero 13, carta numero 42, carta numero 5. Ho l'impressione che qui ci sia una scelta da dover affrontare, giustamente perché abbiamo la carta del bivio e credo, andiamo a vederlo meglio anche con i tarocchi, credo che sia una scelta proprio che riguarda la quotidianità, la vita di tutti i giorni, come se ci fosse la necessità di abbandonare qualche cosa o qualcuno. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio 2023. Se vi interessa sapere il programma, insomma, quali sono le modalità, trovate il link del video qui sotto nella descrizione di questo video. E sempre lì trovate anche il mio indirizzo email nel caso voleste contattarmi. Wow ragazzi, abbiamo un appeso al contrario, un re di bastoni al contrario, un altro re di pentacoli al contrario, un 5 di pentacoli al contrario e un 8 di bastoni al contrario. È super interessante perché personalmente io il 5 di pentacoli lo sento molto collegato con questa carta, che è un po' quello, no? Perché parla di ferita di abbandono, ferita da rifiuto, che probabilmente non sono ancora state completamente guarite, no? O lavorate per qualcuno. La cosa positiva è che c'è l'appeso, qualcosa si è sbloccato o si sta per sbloccare. Il fatto che ci siano i due re al contrario, in realtà non mi dà una forte sensazione di
come vi posso dire? È un po' come se a un certo punto questa decisione fosse necessaria prenderla, anche se voi comunque non avete né l'entusiasmo, né il potere materiale, né idea magari di come affrontare le cose, quindi proprio da un punto di vista pratico. Però quello che è certo è che non riuscite più a stare in questo tipo di situazione. Probabilmente qualcuno qua si sente solo, sta vivendo un certo tipo di solitudine nell'affrontare magari proprio la quotidianità. Manca qualche tipo, datemi un'altra carta per l'otto di bastoni, perché manca qualche tipo di comunicazione qui. 5 di coppe, un altro 5 che ha molto l'energia del 5 di pentacoli. Sono due carte di perdite questa è una perdita materiale, questa è una perdita emotiva. Sì, ragazzi, ho come l'impressione che qua sia ora di scegliere, o sì o sì. Qui la carta dell'appeso vi dice che avete già avuto modo di vedere le cose da più punti di vista ed è ora di o rassegnarsi o fare una scelta. Guardate, quando ci capitano le cose nella vita ci sono sempre due modi per reagire alle cose. O il 5 di pentacoli, quindi rimanere lì con la testa china, lamentandosi, crogiolandosi in quella situazione o in quel dolore, oppure l'altro modo di affrontare la situazione è di concedersi e lavorare il lutto, sì, però poi a un certo punto alzare la testa, rimettersi in piedi e continuare a camminare da soli. Anche se siete in qualche situazione magari un po' di dipendenza, magari economica, o magari emotiva, perché comunque i 2 e 5 sono al contrario, può essere sia emotiva che affettiva. Vi dico una frase che io mi sono detta molte volte è: come vivevo prima di conoscere questa persona? Cioè, e fate un po' il paragone. Va bene, andiamo a vedere 2 carte di Osho, vediamo che cos'altro vi posso dire. Mh. Il completamento, la carta del mondo, fine ciclo. Maturità, wow! 9 di pentacoli, il 9 di pentacoli è la carta dell'abbondanza, dell'indipendenza. E poi in questo mazzo preciso vi dice che i tempi sono maturi per staccarvi da dove siete. Lasciarsi andare, anche qui cercate di lasciarvi fluire. Il gravame che è un 6 di spade, occhio a quello che fate solo per soddisfare le aspettative degli altri. Abbiamo la carta degli wow, la carta degli amanti, amor proprio, che è la stessa energia del 9 di denari. Stress e integrazione, abbiamo la carta della temperanza a fine lettura, la carta della guarigione, si torna verso l'equilibrio. Anche la carta degli amanti è una carta di forte equilibrio, eh. Sì, io qui ragazzi credo che ci sia da lavorare su questo gravame, sulle aspettative che hanno gli altri, inerente alla vostra quotidianità, perché qui sento che qualcuno si sta sentendo un po' non appoggiato, probabilmente, dalle persone che sono vicine. Sì, può anche essere che appunto vi sentiate da soli in un determinato tipo di situazione, di ambiente o anche di relazione. Lavorate sulla comunicazione perché quello può essere veramente utile, ok? Va bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio, un koan, che sono dei messaggi che i monaci buddisti, su cui i monaci buddisti meditavano. Oh, guardate, è uscita anche alla prima lettura. L'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Siccome è già uscita, vi do un'altra opzione. Vediamo un po'.
Se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. Ve la lascio qui così fate lo screenshot. Come per gli altri due gruppi, non vi darò io la spiegazione questa volta di questi due koan, anzi sarete voi che mi scriverete nei commenti che tipo di meditazione avete fatto grazie a queste frasi, come vi hanno aiutato, vi... così, come vi hanno toccato anche. Cari amici della Pirite, questo è quello che avevo per voi. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!